sei mai chiesto perché un libro senza parole può dire più di 1000 libri pieni di frasi e perché l'alchimia, quando è seria, preferisce sempre il silenzio alla spiegazione? Noi oggi parliamo di un libro senza titolo, chiamato Mutus Liber, il libro muto. Il titolo prende spunto dalle prime righe della prima tavola e queste parole rappresentano la chiave, soprattutto le ultime righe che, se lette allo specchio, rivelano passi della Bibbia. Il libro venne pubblicato a La Rochelle da un autore nascosto sotto lo pseudonimo Altus. È composto da 15 tavole, costruite per mostrare il processo della grande opera e, nello stesso tempo, per velare il segreto a chi cerca soltanto curiosità, un po' come facciamo anche noi di massoneria esoterica. Questo testo viene riconosciuto come un classico della tradizione alchemica del Seicento, proprio perché non spiega, ma obbliga a vedere chi ha gli occhi per farlo. E già qui c'è una lezione che vale anche per la massoneria. Un simbolo non si possiede, un simbolo ti lavora dentro e così facendo rivela il suo significato a chi ha la chiave. Anche l'alchimista moderno Eugène Cancelier, di cui abbiamo parlato nel video su Fulcanelli e il mistero delle cattedrali, ha considerato il Mutus Liber e le sue tavole fonte di ispirazione per completare la grande opera, fase dopo fase, perché le tavole illustrate descrivono le fasi della trasmutazione, dall'opera in nero all'opera in bianco, fino all'opera in rosso e all'oro dei filosofi. Certo, non è un libro per tutti, è dedicato ai soli figli dell'arte e la sua lingua è quella dei geroglifici. La prima tavola, che nel commento viene letta come un annuncio spirituale, mostra il sogno biblico di Giacobbe, una scala tra terra e cielo, angeli che salgono e scendono, e un uomo addormentato che rappresenta l'umanità nel sonno dell'incoscienza, finché qualcosa la risveglia. Qui l'autore mette subito la regola del gioco. L'opera è un ponte tra basso e alto, tra umano e cosmico, tra materia e spirito, e nella scritta compaiono anche riferimenti biblici in forma cifrata. Basta leggere le ultime righe allo specchio e vi appariranno specifici passi della Genesi e del Deuteronomio. Cercateli, sarà l'unica indicazione precisa che vi daremo qui per trovare una delle chiavi. Significa che la rugiada, il frumento, il mosto, la benedizione non sono poesia, sono segnali di un influsso, di una grazia operativa che è divina sì, ma anche che sta dentro l'essere umano. La scala viene letta anche come scala dei filosofi, graduata, e i 12 pioli visibili vengono collegati alle 12 fasi del processo alchemico e ai 12 segni zodiacali, e la pietra sotto la testa del dormiente Giacobbe, rappresentata prima materia. La seconda tavola ci porta nel vaso, angeli che reggono un vaso chiuso, e dentro appare Poseidone che protegge Apollo, e Artemide, Sole e Luna. Bambini, qui il Mutus Liber dichiara la sua alchimia come unione di polarità e gestazione. Il vaso è grembo, il mare rappresenta le acque primordiali, l'isola che emerge è la prima materia stabile nel caos, e sotto 2 alchimisti, uomo e donna, maschi e femminile, il re androgino, i 2 principi inginocchiati, perché l'opera non è solo tecnica, è anche preghiera, consenso, rettificazione dell'operatore. La terza tavola allarga la scena in cerchi concentrici. Zeus domina. L'aquila con testa di fenice richiama l'eternità e il ciclo di morte e rinascita. E viene detto che il fuoco è legato alla putrefazione, all'anigredo. L'opera è in nero. Zeus separa le nubi. E al centro del commento appare un tema che per noi è fondamentale. L'adepto deve purificare mente e anima, affrontare e vincere la lotta contro il regno dell'ombra, perché l'opera è anche una guerra interiore contro la corruzione. Nei cerchi Era e il pavone parlano di totalità dei colori, la sirena pescata richiama la seduzione e i pericoli dell'abbandono, la lanterna della donna è guida interiore e la reticella cattura gli uccelli che rappresentano i pensieri, Toro e Ariete, Sole e Luna, e poi il delfino come simbolo di rigenerazione e passaggio. Qui Altus, l'autore, dice senza dirlo: se vuoi l'oro, devi ordinare l'inconscio, devi reggere gli opposti,
Devi concentrare tutto sul centro. Avete presente tutte le volte che nei nostri video abbiamo parlato di ordine, di controllo, di trovare il proprio centro? Ripetiamo, se vuoi l'oro, devi ordinare l'inconscio, devi reggere gli opposti. Dalla quarta tavola comincia l'operazione visibile, la raccolta della rugiada, lenzuola che si impregnano, poi strizzate in una bacinella, mentre un fascio di luce scende dal cielo tra sole e luna. La rugiada viene, letta come influsso cosmico e grazia, e il commento riporta riferimenti biblici, Mosè, Isaia, per dire che la rugiada riconcilia le acque in alto e in basso, celesti e terrestri. Toro e Ariete tornano come stagione propizia. Qui l'alchimia parla anche il linguaggio dei cicli. Il tempo non è un accessorio, è una materia. È chiaro? Il tempo è una materia e quindi se ne deve tenere conto. Le tavole successive mostrano distillazioni, separazioni, conservazioni. Nella quinta la rugiada viene distillata, una parte passa nella damigiana, un residuo viene conservato con 4 corpuscoli a forma di nuvole, segno di materia ancora indifferenziata, e il mercurio viene presentato come primo agente, legato all'inconscio, come grazia che irrompe nel piccolo mondo della coscienza. Compare Efesto, fabbro lunare, sbilenco, con un bambino, e il commento lo legge come rappresentazione di un io femminile chiamato a dare vita a ciò che è inerte. Poi 4 vasi, 4 temperamenti, 4 elementi, 4 umori, e appare un numero che pesa 40, 40 giorni e 40 notti, con un giuramento attribuito a Filalete che avverte di non stimolare il fuoco oltre misura, perché si perde l'opera. Attenzione perché è importante. Non esagerare con il fuoco, ci vuole misura. Ma qual è la giusta misura? Il 40 viene collegato a lunghi passaggi biblici. Si tratta dell'aiuto divino per l'attraversamento verso un'altra vita. Qui Altus sta dicendo che la trasformazione non avviene con un colpo di genio, ma con una custodia lunga nel nido della concezione.